Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con gli Everyday Witch Tarot e ovviamente con una inquadratura particolare che appunto rimanderà chi mi segue da tempo al Palazzo degli Dei. Ebbene sì, ovviamente all'uso delle 13 carte proprio per ovviamente sviscerare una questione piuttosto delicata, ossia appunto perché una persona con la quale avete, anzi avevate, diciamo ormai una storia, diciamo clandestina, segreta, persona impegnata con, diciamo, un'altra persona ufficialmente, quindi persona sposata, persona fidanzata, convivente, comunque qualcuno che ha appunto qualcun altro al proprio fianco ufficialmente, ecco, vogliamo cercare di capire perché questa persona, dopo aver iniziato appunto una storia clandestina con voi, abbia deciso di comunque, diciamo, bloccarla o chiuderla o comunque metterla in stand-by. Vogliamo cercare di capire che cosa possa essere appunto cambiato in questa persona. Dunque, ovviamente il Palazzo degli Dei è fondamentale perché è una stesa che appunto permette di sviscerare bene la questione partendo dal passato al presente e ovviamente al futuro, tenendo conto un po' di tutti gli aspetti ovviamente di una persona, cioè in questo caso l'aspetto familiare, quindi ovviamente il rapporto con l'altra donna, piuttosto che eventuali, perché no, problematiche da un punto di vista professionale, preoccupazioni varie, le motivazioni reali di questo blocco, come questa persona vede voi, quali sono le sue speranze e aspettative e ovviamente le ultime tre posizioni inerenti ovviamente al futuro. Quindi cercheremo appunto di capire che cosa vi accadrà in un futuro più o meno lontano, ovviamente a seconda delle indicazioni dell'arcano estratto, e ovviamente cerchiamo anche di capire sorprese piuttosto che ostacoli, impedimenti posti proprio dal karma, quindi obiettivamente dal destino, a prescindere dalle vostre azioni. D'accordo? Dunque, ovviamente questo sarà un video a una sola stesa, quindi a variante unica. Chi mi segue da tempo sa che io ovviamente tendo ad alternare sul canale video a una sola variante e video a doppia o addirittura anche multipla variante, questo per cercare ovviamente di venire un po' incontro alle esigenze e ai gusti di tutti. Quest'oggi ovviamente sarà una stesa a variante unica utilizzando appunto l'intero mazzo di tarocchi. Avete notato sicuramente che io tendo ad alternare anche l'utilizzo dei tarocchi alle sibille piuttosto che le rune, quindi comunque io amo molto cambiare, l'avrete sicuramente notato. Ecco, quest'oggi andiamo più sul classico, quindi tarocchi e ovviamente stesa e variante unica. D'accordo? Dunque direi che per il principio di sincronicità possiamo appunto iniziare a mescolare ovviamente il mazzo degli Everyday Witch Tarot e ovviamente poi successivamente a disporre chiaramente queste carte secondo appunto il metodo del Palazzo degli Dei, questo metodo che appunto richiede ben 13 carte, quindi 13 posizioni assolutamente importanti e ovviamente utili per ciascuno di voi. Vediamo un po', cerchiamo di capire un po' questa situazione. Vediamo un po'. Perfetto, allora iniziamo appunto a stendere le carte.
Dunque, come sempre, allontaniamo momentaneamente ovviamente dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere, appunto, qui abbiamo proprio il palazzo degli dei, quindi appunto 13 carte in 3 posizioni ovviamente molto precise e però chiaramente ben distinte. In prima posizione quindi abbiamo il passato più lontano, quindi mesi fa, comunque nel momento in cui questa persona appunto ha deciso di iniziare questa storia con voi. In seconda posizione ci occupiamo, ecco, del passato più recente, cioè qualche giorno fa, qualche settimana fa, cerchiamo di capire che cosa sia accaduto. Nel presente cerchiamo di capire ad oggi questa persona come stia vivendo questo momento. In quarta posizione analizziamo il vostro comportamento rispetto alla questione. Come avete notato, io ho estratto insieme queste 2 carte perché vanno lette insieme e rappresentano il blocco, cioè la motivazione reale al blocco. In questa posizione ovviamente ci occupiamo di ciò che vorrebbe lui, quindi che cos'ha nel cuore questa persona. In questa posizione è una sorta di consiglio evidentemente da dare a lui, ma chiaramente indirettamente anche a voi, cioè che cosa dovrebbe fare e non fa. In questa posizione ovviamente l'aspetto professionale, in quest'altra posizione l'aspetto familiare, quindi come sta vivendo ovviamente il rapporto evidentemente con l'altra persona, e queste 3 ultime posizioni rappresentano il futuro. Questa posizione in particolare rappresenta che cosa accadrà tra di voi nei prossimi giorni, ovviamente a prescindere dai vostri comportamenti, dalle vostre azioni. In questa penultima appunto posizione cerchiamo di capire gli aiuti esterni che potrebbero arrivare da parte del destino, se mai arriveranno. In ultima posizione come procederà la situazione, quindi una carta in riferimento al vero e proprio futuro, prossime settimane, ma anche, perché no, prossimi mesi. D'accordo? Iniziamo, ragazzi, dunque dalla prima posizione, cioè il passato non recente, quindi anche diversi mesi fa. Che cosa appunto è accaduto tra voi e questa persona, come possa essere nato appunto il vostro rapporto. E qui abbiamo l'8 di bastoni. Allora, sicuramente tra di voi c'è subito stata molta attrazione, parliamo di bastoni, quindi un'attrazione fisica, una grande passione che ha portato questa persona, diciamo, ad essere proprio, vedete, calamitata, diciamo, verso di voi. L'8 di bastoni è una carta di novità, è una carta di rinnovamento, è una carta che ci parla ovviamente di un bel rapporto che comunque si è creato come feeling e ovviamente collante, sicuramente appunto l'erotismo, comunque l'attrazione fisica. Ora, l'8 di bastoni rappresenta sicuramente le comunicazioni, quindi questa è una persona che comunque in passato vi ha cercato di più, vi ha chiamato di più, sembrava una persona, diciamo, tra virgolette, molto libera, diciamo, nel potervi sentire, o comunque una persona che sino ad ora, diciamo, non si è mai fatta particolari, diciamo, problematiche, o comunque sino al momento della vostra chiusura non si è mai fatta particolari, diciamo, scrupoli nel chiamarvi e nel cercarvi. Quindi una carta di movimento, è una carta di rapidità, è una carta di propositività. Quindi questa persona aveva voglia di vedervi, di sentirvi, di avere rapporti ovviamente fisici con voi. Questa era una persona che voleva assolutamente portare avanti la storia, cioè è iniziata con tutti i buoni propositi del mondo. Quindi non abbiamo una persona, diciamo, che possa aver iniziato la vostra storia con l'intenzionalità, diciamo, di chiuderla immediatamente. Anzi, no, questa è una persona che ha visto in voi un momento di cambiamento importante per quanto riguarda proprio la sua vita. Perché l'8 di bastoni parla di un cambiamento inaspettato, molto repentino, quindi lui non si aspettava comunque di legarsi così a voi, e dunque la situazione, diciamo, che probabilmente è andata un po' troppo veloce sin dall'inizio, cioè questa persona, oltre ovviamente a provare grande attrazione nei vostri confronti, ha iniziato a provare un interesse altrettanto importante, quindi si è sentita, vedete, troppo coinvolta sin da subito nel rapporto con voi.
Vediamo ragazzi ora invece in seconda posizione il passato più ovviamente recente, quindi che cosa obiettivamente possa essere accaduto, è la carta del matto. Allora, in realtà la carta del matto già ci dice molto in riferimento a questa persona, cioè questa è ragazzi una persona che per carità parte con tutte le buone intenzioni, però attenzione, perché il matto ama molto il rischio, quindi si lancia a capofitto nelle situazioni per poi molto spesso non saperne più uscire, e soprattutto è una persona che vive, tipico del matto, in un eterno presente. Cioè il matto rappresenta chi non fa progetti per il futuro, nonostante possa avervene parlato. Quindi il matto, in accezione diciamo non proprio positiva, può anche rappresentare delle piccole menzogne, che lui comunque ha detto pensando quasi che potessero essere verità. Cioè magari era anche proprio convinto lui stesso di poter eventualmente portare dei cambiamenti, perché no, magari significativi alla sua vita sentimentale. Però, prima di tutto, non ci credeva fino in fondo. E poi, soprattutto, questa è una persona incostante. Ogni carta ha la propria, diciamo, definizione, la propria parola chiave. Ecco, la parola chiave del matto è incostanza. È una persona umorale, è una persona altalenante, è una persona che oggi sta sul melo, domani sta sul pero, cioè è una persona che può dire tutto e il contrario di tutto, è una persona che può fare tutto e il contrario di tutto, quindi è una persona che evidentemente in questo momento di allontanamento, di chiusura, di stand-by ha mostrato il suo vero volto. Lui è così, lui è questo, lui è il matto. D'accordo? Quindi è una persona che, per carità, in alcuni momenti si può avvicinare a voi in maniera anche veramente, ragazzi, sentita, con desiderio, con voglia di starvi accanto, per poi d'improvviso fare 2 passi indietro. Lui è così. D'accordo? Quindi questa persona vi ha mostrato semplicemente il suo vero volto. Cioè ha mostrato chi è lui. Poi vedremo, comunque bene anche altre posizioni per capire se effettivamente ci possano essere altre cause, magari anche situazioni concrete, per carità, che possano averlo portato, diciamo, a questo allontanamento. Però qui come primo segnale abbiamo a livello caratteriale la carta del matto, l'incostanza. Cioè questa è una persona che non va a preventivare nulla. Questa è una persona che ovviamente pensa unicamente a se stessa. Il matto rappresenta l'egoismo, il matto rappresenta chi segue una sola strada, la sua. Il matto segue un suo unico imperativo, l'istinto. Il matto è l'opposto della razionalità. Il matto non ragiona tanto, si butta, ve l'ho detto, nelle cose a capofitto per poi, oddio, trovarsene spaesato, non sa più cosa fare, come uscirne, cosa ho detto, cosa ho fatto. Non se ne pente, perché non è una carta di pentimento. Lui vi ha sempre voluto, desiderato. Il problema è che questa persona, a mio avviso, ha fatto il passo, vedete, più lungo della gamba. Cioè questa è una persona che evidentemente a volte parla un po' troppo, si lascia troppo prendere magari dall'euforia del momento, dal feeling. Per carità, vi ripeto, c'è, perché il matto parla di attrazione. Parla di magnetismo, dell'essere attratti e anche dell'azzardo, vi ripeto, del rischio. Quindi lui ha rischiato tanto nell'avvicinarsi a voi, ma ovviamente lui si è preso le sue responsabilità di questo rischio, del rischiare magari anche di essere scoperto. Però obiettivamente questa è una persona che è troppo incostante. E lo è non solo in amore, perché ovviamente questo è l'assetto caratteriale di questo individuo, cioè il matto è matto ovviamente non soltanto nei rapporti sentimentali, ma anche per esempio nel lavoro, piuttosto che nei rapporti amicali. Cioè questa è una persona che tende ad agire sempre così. Quindi
in un certo momento, in un certo periodo della sua vita, si concentra tanto su qualcosa, su un determinato aspetto, per esempio su un progetto di lavoro, e poi si ritrae. Stessa cosa in amore. Quindi in un determinato momento questa persona voleva assolutamente, aveva bisogno del contatto con voi, successivamente ad un certo punto però questa persona si è accorta di poter anche aver bisogno dei momenti di spazio e di libertà. Il matto rappresenta proprio non chi non è capace di amare, perché il matto riesce ad amare, però ragazze mie lo fa in maniera molto particolare, che a mio avviso è molto difficile da accettare. Cioè è una persona che ha bisogno in alcuni momenti dei suoi momenti appunto di spazio, di allontanamento. E sì, d'accordo, si può anche definire una sorta di spirito libero. Io parlo semplicemente di un enorme egoismo, perché nel momento in cui lui dà, diciamo, queste priorità a se stesso, mette fra parentesi il vostro rapporto, a questa persona però poco importa che voi stiate lì ad aspettarlo e a soffrire. Cioè, voglio dire, è un comportamento di un egoismo veramente tremendo. Quindi comunque ha un comportamento molto infantile, ecco, cosa tipica del matto, che ovviamente rappresenta appunto un individuo mai cresciuto, è un individuo molto giovane, anche se anagraficamente non lo è, quindi può essere una persona veramente adulta. In realtà questo è l'eterno Peter Pan, cioè è la classica persona che, vi ripeto, tende un po' a prendere i rapporti, vi ripeto, non solo d'amore, anche amicali per esempio, in maniera molto superficiale, li vive in maniera poco profonda. Ed è una persona molto egoista, perché nel momento in cui, vi ripeto, lui si prende questi spazi, diciamo così, di riflessione, di stand-by, è chiaro che l'altra persona o le altre persone ci rimangono anche male, ma a lui poco importa, perché lui ha bisogno di questi momenti e quindi ciao, cioè ci si vede in un altro momento. Ma è un comportamento, voglio dire, a mio avviso fortemente irrispettoso, Cioè, tante persone ovviamente hanno questa, chiamiamola, struttura di personalità, perché poi ovviamente ha diverse sfaccettature, però chiaramente come già atteggiamento iniziale ci dice molto, del carattere di questa persona. Ora ragazzi, andiamo in terza posizione e quindi cerchiamo di capire però nel momento presente che cosa gli stia balenando ovviamente nei suoi pensieri. Qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora, sicuramente questa è una persona che in questo momento sta cercando appunto di andare d'accordo, in particolar modo ovviamente con il proprio nucleo familiare, sta cercando di non creare, diciamo, attriti con la compagna ufficiale, però nello stesso tempo vorrebbe rivedere anche voi. Quindi questa è una persona che vuole assolutamente stabilità, è una persona che non ama i grossi scossoni della vita, non è una persona che ama i cambiamenti, assolutamente no, è una carta di grado quarto che rappresenta la stabilità, la solidità, avere sempre le spalle coperte e i piedi ben piantati a terra. Quindi questa è una persona che difficilmente nel presente, poi magari in futuro questa persona cambierà, però ovviamente nel momento presente ovviamente questa persona non ha alcuna intenzione di apporre alcun cambiamento per quanto riguarda la propria vita. Quindi vuole tenere il piede in due scarpe? Sì, è una persona che accetta, diciamo, sia comunque di avere la propria compagna ufficiale con la quale vuole assolutamente andare d'accordo, sia comunque accetta anche di potervi rivedere, perché comunque il 4 di bastoni è una carta di desiderio, una carta di riappacificazione, una carta di riconciliazione. Quindi comunque lui ha voglia di rivedervi, ha voglia, comunque avrebbe anche voglia di risentirvi, e parliamo ovviamente di bastoni, quindi lui prova comunque un profondo desiderio nei vostri confronti. Però è chiaro che qui abbiamo un 4 di bastoni, quindi ovviamente una persona che in questo momento sta cercando di andare d'accordo anche con l'altra parte. Non c'è amore, ragazzi, non è un asso di coppe, d'accordo? È chiaro che questa persona in questo momento sta, diciamo, cercando di salvare la faccia. D'accordo? Quindi sta ovviamente facendo buon viso a cattivo gioco. Quindi questa è la classica, ovviamente, persona
che in qualche modo riesce molto abilmente appunto a portare avanti due storie mantenendo appunto un clima di serenità e con l'una e con l'altra parte, o almeno questo è quello che ovviamente lui vorrebbe, d'accordo? Perché con voi ovviamente, se siete in questa stesa, è perché evidentemente questa persona con voi appunto non abbia ancora tentato di riprendere comunque appunto il discorso o comunque le comunicazioni, però posso garantirvi che avrebbe voglia di rivedervi e risentirvi, però diciamo che è con una persona un po' particolare questa, sicuramente. Allora, vediamo ragazzi invece in quarta posizione il vostro comportamento, e qui abbiamo il 2 di spade. Allora ragazzi, ovviamente dal vostro punto di vista la situazione non è per nulla né chiara né soddisfacente. Ovviamente questa è una persona che vi sta particolarmente irritando. Il 2 di spade parla sicuramente di attrazione, ma parla anche del suo contraltare, quindi della repulsione, quindi obiettivamente la situazione sta iniziando ad innervosirvi e ovviamente ad esservi stretta. Siete ovviamente in una sorta di bivio, una carta appunto di grado 2 che sapete rappresentano il bivio, quindi una doppia strada c'è ovviamente di fronte a voi, inerente evidentemente o al lasciare questa persona definitivamente al suo destino e quindi non pensarci più, metterci una pietra sopra, andare avanti con la vostra vita, oppure eventualmente cercare magari anche di smuovere la situazione, magari anche con tentativi indiretti, oppure la vostra indecisione potrebbe essere riferita anche per esempio all'iniziare una frequentazione con una nuova persona, questo chiaramente a seconda della storia di ciascuno di voi. Comunque siete di fronte ad un bivio, quindi di fronte ad una decisione, prevalentemente ovviamente a quella di procedere comunque per la vostra vita lasciando questa persona ai suoi affari, oppure comunque cercare in qualche modo di smuovere un po' la situazione. È chiaro che però ragazzi, ecco, interiormente qui abbiamo una carta di spade, cioè d'accordo, ci state riflettendo, però sicuramente, vi ripeto, la cosa vi sta creando non poco disagio e stizza e anche del rancore. Cioè sicuramente voi siete ancora ovviamente prese da questa situazione, quindi è una carta di grado 2 che rappresenta sempre una coppia che però dal vostro punto di vista, essendo di spade, non funziona più. Cioè qualcosa si è rotto ovviamente nell'ambito di questo rapporto dal vostro punto di vista, quindi obiettivamente vedete siete insicure, indecise se appunto continuare per diciamo il vostro obiettivo, cioè quello comunque magari anche di aspettare, attendere pazientemente questa persona per centrare, vedete, il vostro obiettivo, oppure se in qualche modo appunto fermarvi e magari ovviamente voltare le spalle alla situazione. Quindi è un momento di indecisione, attrazione ma anche forte repulsione, cioè siete un po' stanche di questa situazione che vi sta veramente innervosendo, perché il 2 di spade non è una carta di sofferenza, non è il 3 di spade, è però una carta che ci parla di diciamo un certo rancore che ahimè sta crescendo dentro di voi, cioè obiettivamente in questo momento più che diciamo sofferenti per l'allontanamento di questa persona, siete arrabbiate per l'allontanamento di questa persona. Cioè dentro di voi sì, sicuramente c'è del dispiacere, questo è ovvio, però potrebbe prevalere sicuramente anche nei prossimi giorni, ovviamente nell'immediato futuro, una certa diciamo appunto rabbia proprio in riferimento al comportamento di questa persona che dal vostro punto di vista è stato fortemente irrispettoso. Dunque potreste veramente pensare di chiudere definitivamente con questa persona, perché appunto la carta successiva al 2 di spade è il 3 di spade che rappresenta la chiusura. Quindi avrete veramente intenzione di chiudere con questa persona, ovviamente cercando di portare avanti la vostra vita, il vostro futuro, oltre questa esperienza. E fate bene. Cioè, ragazze, la vostra vita è un imperativo, deve andare avanti, a prescindere da quello che questa persona possa aver fatto o fare. La vita è unicamente vostra.
ogni singolo istante, ragazze, lo ripeto sempre, ogni singolo momento della nostra vita è troppo prezioso. Mai perdere un secondo della nostra vita ad attendere chi si è comportato in questo modo, che ha messo fra parentesi voi, perché in questo momento la priorità è se stesso. Cioè, la vostra vita ha un valore enorme, è incalcolabile. La vita non è barattabile. Mai, non siete un peluche, non siete un soprammobile. Non mi riponi e poi mi riprendi a tuo piacimento. Sono un essere umano. Quindi andate avanti per la vostra vita. Lavorate, uscite con le amiche, cercate di costruire eventualmente anche un'altra possibilità, un'altra relazione, perché con il 2 di spade potrebbe esserci. Quindi cercate comunque la vicinanza di chi vi vuole bene, ma soprattutto apritevi anche al resto, perché qui potrebbe arrivare una seconda, appunto, possibilità. Poi comunque lo vedremo in futuro, a prescindere, per carità, da quello che questa persona potrà poi fare. Magari questa persona potrà poi tornare da voi, ma starà a voi poi decidere. Ragazzi, la vita è vostra, è meravigliosa. Mai perdere un attimo della propria vita, mai sprecarlo, mai, ragazze, mai. D'accordo? Vivete, amate, sorridete, ricominciate da capo, con magari un'altra persona, godete della vita. Mi raccomando, Vediamo ora, ragazzi, in queste due posizioni invece appunto l'ostacolo o gli ostacoli che stanno bloccando effettivamente questa persona, al di là, ecco, diciamo, del suo assetto caratteriale. Allora, qui abbiamo il 4 di Pentacoli, ecco, situazione appunto immancabile, e in questo caso abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, questa è una persona che in questo momento, dall'alto del suo egoismo, lo abbiamo appunto detto, con la carta del mato, eccolo qua, appunto, ce l'abbiamo direttamente sotto, appunto, al 4 di Pentacoli. Ebbene, il mato in questo momento si sta occupando, ovviamente, della propria stabilità, ve l'ho detto, col 4 di bastoni, della propria stabilità, in questo caso però in particolar modo Pentacoli, cioè una stabilità economica. Quindi è una persona che in questo momento si sta occupando, diciamo, delle finanze del proprio nucleo familiare, con ovviamente anche l'aiuto e il supporto di un Cavaliere di Spade. Potrebbe essere un collega, potrebbe essere un parente, potrebbe essere un amico che evidentemente, diciamo, lo sta anche accompagnando o in un viaggio o in una serie di trasferimenti, per esempio per quanto riguarda appunto un lavoro. Magari questa persona si deve spostare per lavoro, oppure anche questioni familiari, eredità, cioè qui ci sono delle situazioni economiche, anche per esempio la compravendita di un immobile, ecco, situazioni che ovviamente per lui sono fondamentali, che lui mette ovviamente nella sua scala di priorità al primo posto. Quindi questa persona si sta occupando, vedete, di affari ovviamente economici. Questa è una persona, ovviamente tipico del 4 di Pentacoli, particolarmente avida e avara. È una persona che ama molto il denaro ed è una persona che per denaro, diciamo, farebbe di tutto, al di là poi dell'essere o meno capace di gestirlo. Cioè potrebbe essere anche una persona fondamentalmente, ovviamente, particolarmente spendacciona, però nonostante questo è comunque una persona che ama accumularlo, cioè ama molto, diciamo, avere le tasche piene, ecco, diciamo così, metaforicamente, di denaro. Quindi è sicuramente una persona che in questo momento si sta occupando di faccende legate al denaro. Vedete, lui vuole sedersi, come in questo caso, su questo forziere pieno zeppo di denaro, quindi sta cercando di accaparrarsi qualcosa, per esempio a livello professionale di un affare, per esempio a livello familiare in qualche modo di un'eredità. Cioè una persona che sta pensando in questo momento unicamente
al proprio guadagno e sta ovviamente mettendo in prim'ordine come grande strenua necessità proprio appunto il riuscire ad ottenere questa enorme cifra o comunque diciamo portare avanti questa progettualità professionale che gli frutterebbe veramente molto. Vi ripeto, in aiuto, in cooperazione con questo cavaliere di spade. Quindi, vi ripeto, può essere anche un fratello, può essere un cugino, può essere un collega, può essere un amico. Quindi una situazione, diciamo, professionale di una certa importanza, appunto in collaborazione con questa persona che potrebbe, diciamo, tra virgolette, obbligarlo appunto a degli spostamenti che lui non ama fare, perché comunque è una carta di spade, però obiettivamente si sente in qualche modo obbligato, tra virgolette, da questo suo amore spropositato per il denaro, appunto a fare e a compiere. Quindi sicuramente questa è una persona che ovviamente in questo preciso momento ha delle priorità. Ve l'avevo già detto con il 4 di bastoni, la priorità è la stabilità ed in particolar modo la stabilità ovviamente per quanto riguarda il denaro, quindi una stabilità economico-finanziaria, d'accordo? Quindi questa persona sta pensando a delle entrate, vi ripeto, o a seguito di faccende professionali o a seguito di faccende personali, quindi si sta occupando di questa situazione. Ovviamente, vi ripeto ragazzi, mettendo chiaramente in prim'ordine e dando ovviamente grande priorità a questa situazione, d'accordo? Ovviamente lui, evidentemente in questo momento, pur volendo magari tornare anche da voi, risentirvi, ve l'ho detto, con questo 4 di bastoni, tende a non farlo perché non si fida di questo cavaliere che viene appunto come cavaliere di spade. Perché la vede questa persona, questo cavaliere, come potenzialmente pericolosa o pericoloso, proprio perché è una persona dalla lingua lunga, tipico del cavaliere di spade. Cioè una persona che si fa un po' poco gli affari suoi, è una persona potenzialmente pettegola e soprattutto vendicativa e rancorosa. Quindi potrebbe, per esempio, per magari vendicarsi anche di un piccolo sgarbo che lui potrebbe avergli fatto in passato, poi lasciarsi scappare appunto di questa vostra liaison. Cioè è una persona di cui lui non si fida assolutamente, per cui in questo momento cerca appunto di ovviamente prestare debita attenzione alla situazione, d'accordo? Comunque è in, diciamo, movimento, ecco, cosa tipica appunto dei cavalieri di spade in particolare, quindi è in movimento per questioni in riferimento appunto al denaro, d'accordo? Ora vediamo in questa posizione invece che cosa vorrebbe fare, cioè che cosa ha nel cuore questa persona, quindi desideri ma magari anche paure. Allora qui abbiamo il 3 di bastoni. Allora questa persona vuole tornare da voi, sa che tornerà da voi, ma vedete il 3 di bastoni è una carta di attesa, cioè questa persona ovviamente sta aspettando il momento giusto per poter agire, non ovviamente in questo mazzo, i mazzi più tradizionali. Il 3 di bastoni generalmente rappresenta una giovane donna che sta vedendo ovviamente sopraggiungere delle navi in porto. Le navi non sono ancora arrivate, stanno per arrivare, quindi questa persona ha voglia di sentirvi, anche di vedervi, perché parliamo di bastoni, quindi torniamo di nuovo al forte desiderio fisico, però vi ripeto, ovviamente questa è una persona che sa che deve attendere ancora del tempo. Ovviamente parliamo di un 3 di bastoni, quindi l'attesa non è così esagerata, d'accordo? Quindi si sta parlando grosso modo, diciamo, di un mesetto di tempo rispetto al momento in cui voi andrete a vedere appunto questa stesa. Ecco, grosso modo questa persona vorrà sicuramente tentare di dare un cenno a voi del suo ritorno, quindi comunque anche semplicemente un messaggio o comunque contattarvi sui social o comunque addirittura chiamarvi, quindi a prescindere poi dal gesto più o meno eclatante, questa persona vuole ritornare da voi e ha intenzione comunque di farlo entro grosso modo un mesetto di tempo, questo nelle sue intenzioni, però ovviamente ragazzi vi ripeto è una persona che sa che in questo momento, nel momento presente in cui voi andrete a vedere la stesa, non può farlo. Quindi vi confermo quello che vi ho detto sino ad ora, cioè questa persona in questo momento sta pensando ad altro, quindi a situazioni che lui mette come priorità, in questo momento, però vuole tornare, anche se sa, vi ripeto, che deve attendere, perché proprio la definizione cartomantica del 3 di bastoni è ovviamente proprio l'attesa.
quindi sa che deve aspettare, ovviamente, anche se conta di non dover aspettare molto, vi ripeto, perché fondamentalmente è un mesetto di tempo, cioè non stiamo parlando ovviamente di anni, d'accordo? Però ovviamente sa che in questo momento deve un po' attendere, tirare un po' i remi in barca ed occuparsi di altre questioni che lui mette in primo piano. Nessuno lo sta ovviamente obbligando, ve lo ripeto, ma ve l'ho detto ragazzi, il matto è l'egoismo, Allora, vediamo invece in quest'altra posizione appunto che cosa questa persona dovrebbe fare e invece obiettivamente non fa. E qui abbiamo la carta del mondo. Allora, questa persona dovrebbe ovviamente chiudere completamente con il passato e anche evidentemente con sue vecchie abitudini per aprirsi al nuovo. Il ovviamente mondo rappresenta chiaramente l'ultimo arcano maggiore, quindi diciamo rappresenta la fine del percorso ovviamente evolutivo del bagatto. Il mondo rappresenta chi, diciamo, vedete, saluta proprio il suo passato per ricominciare ovviamente da capo. È chiaro che quello che viene consigliato a questa persona è ovviamente di fare tabula rasa rispetto al passato e cancellare non solo, diciamo, storie, comunque anche intromissioni da parte di terzi, ma anche e soprattutto, vi ripeto, abitudini, modo di gestire l'amore e quindi anche farsi un bel esame di coscienza e ovviamente dismettere i panni del matto e diventare grande. Questa persona dovrebbe proprio cercare di fare il percorso evolutivo del bagatto, quindi questa persona deve affrontare un percorso di maturazione, vi ripeto, nonostante l'età anagrafica, può essere anche una persona adulta, ma obiettivamente questo è l'eterno Peter Pan, ecco, deve dismettere i panni dell'eterno Peter Pan, cioè questa è una persona che deve crescere, d'accordo? Quindi è una persona che dovrebbe, questo è quello che dovrebbe fare, affrontare questo tipo di percorso. Quindi dovrebbe chiudere con il passato e ricominciare da capo. Quindi è una carta molto drastica, a mio avviso, perché il mondo rappresenta proprio questo. Rappresenta il ricominciare da capo, il cambiare pelle. La muta del serpente, cioè dovrebbe proprio effettivamente riprendere la propria vita, ma partendo proprio da zero, Quindi ricominciando da capo anche e soprattutto da un punto di vista sentimentale, perché ragazzi la carta del mondo ci suggerisce un dettaglio molto importante del rapporto ufficiale, cioè è un rapporto che non ha ormai più nulla né da dirsi né da darsi, è arrivato al capolinea il rapporto con l'altra persona ufficiale, quindi in questo momento quello che gli viene consigliato dagli arcani è chiudere un rapporto che ormai non ha più basi. È un rapporto finito. Lui dovrebbe semplicemente, che poi non è proprio così semplice, affrontare un percorso introspettivo, rendersi conto effettivamente di cosa debba fare finalmente da grande nella sua vita e ovviamente prendere finalmente una decisione. Questo però, ragazzi, a prescindere da voi, perché il mondo non cita voi. Cioè il mondo parla di una persona che a prescindere da voi o da qualsiasi altra persona dovrebbe proprio iniziare ad analizzare il rapporto che ha con l'altra persona, un rapporto che ha costruito nel passato, un rapporto ufficiale e che obiettivamente è un rapporto che non gli sta dando più niente, quindi non ha senso portare avanti quel rapporto, dicono gli arcani, non ha senso, non c'è più nulla tra quelle due persone, ma vi ripeto, non è un lavoro semplice, questo, Allora, vediamo in questa posizione appunto l'assetto professionale di questa persona. Allora, qui abbiamo il paggio di spade. Sì, sicuramente da un punto di vista professionale, ecco, non è una persona, almeno nel momento presente, diciamo particolarmente vincente. Il paggio di spade parla di cattive notizie, quindi comunque è una persona che potrebbe, diciamo, aver avuto in questo periodo, nel recente passato o comunque avere nel presente, ecco, delle notizie non proprio confortanti, cioè per esempio nel caso in cui questa persona stesse aspettando appunto
un aumento di stipendio, questo aumento non è arrivato e a dire il vero non arriverà almeno nell'immediato con questo paggio di spade. Nel caso in cui sia una persona ad esempio che lavora in proprio, un libero professionista, in questo periodo sta in qualche modo purtroppo assaggiando appunto una drastica diminuzione della clientela. Quindi comunque ci sono delle cattive notizie che portano questa persona a impensierirsi un po' per quanto riguarda l'ambito professionale. Ragazzi, però qui non stiamo parlando di un licenziamento, non stiamo parlando di una situazione tragica, cioè non c'è la carta della torre, non c'è la carta del 10 di spade, è un paggio di spade, quindi fondamentalmente ci possono essere notizie non proprio confortanti, però nulla di drammatico. Quindi è lui che ci mette il carico da 90, perché abbiamo detto che è una persona molto attaccata al denaro, è una persona avida ed è una persona che ovviamente mette in prim'ordine le proprie necessità. Ricordate il matto, d'accordo? Quindi sicuramente potrebbe aver avuto delle cattive notizie in ambito professionale, come capita a tutti, è capitato a me, è capitato sicuramente anche a voi, cioè chiunque ha una carriera professionale ovviamente sa di per certo che non è una carriera che ovviamente ha avuto sin dall'inizio un exploit meraviglioso che ovviamente si è portato avanti per lungo tempo. Sicuramente chiunque ovviamente lavora soprattutto da tanto tempo sa che ovviamente in ambito professionale il percorso non è mai regolare, ci sono dei classici e fisiologici alti e bassi, momenti di positività e momenti di negatività, d'accordo? È chiaro che questa persona ne fa una tragedia, d'accordo? Quindi probabilmente sta anche correndo ai ripari con questo cavaliere di spade e 4 di pentacoli, proprio perché si sta agitando per nulla, Però la situazione non è drammatica, qualche brutta notizia, su via, d'accordo? Allora, vediamo in questa posizione invece proprio l'ambito familiare di questa persona e qui abbiamo la carta dell'eremita. Si sente molto sola questa persona, quindi sicuramente non c'è dialogo. Tra l'altro, ragazzi, l'eremita è la carta del silenzio, quindi ecco, conferma il mondo. Cosa vi ho detto? Queste due persone ormai sono arrivate praticamente, alla frutta, cioè il loro rapporto non ha più nulla né da dirsi né da darsi. L'eremita è la carta del silenzio, d'accordo? Ahimè, però, l'eremita è una carta che ci fa vedere grosso modo lo stesso percorso che gli è consigliato col mondo, cioè guardarsi dentro, magari anche proprio in questo momento di solitudine, perché no? E scegliere, decidere. Cioè la carta dell'eremita parla di un percorso di saggezza e maturità che ovviamente questa persona sta iniziando a fare e che farà, ma è un percorso troppo lungo, ragazzi, perché l'eremita assieme ad altre carte, ad altri arcani maggiori come ad esempio la temperanza e la giustizia ci parla di tempistiche veramente lunghe. Quindi il percorso evolutivo di questa persona, come vi ho detto poco fa, non è un percorso facile, non sarà un percorso facile e soprattutto non sarà un percorso veloce. Questa è una persona che ha bisogno di tempo. L'eremita parla del tempo, è legato al segno zodiacale del Capricorno, quindi ovviamente Saturno, Cronos, quindi il tempo. Questa persona ha bisogno di tempo per guardarsi dentro, per capire cosa fare, quale sia la decisione giusta, e quando questa persona deciderà sarà un per sempre, ma proprio perché sa che la decisione sarà un per sempre e che quindi è una decisione anche dolorosa, come tipico dell'eremita, ci penserà su tanto. Quindi quello che vi dicevo con il 2 di spade, andate avanti ragazze, con la vostra vita, perché qui il percorso è lento, più capibile nel caso in cui questa persona sia molto giovane, per cui sicuramente anche una persona priva di esperienza, però obiettivamente meno, decisamente meno comprensibile nel caso in cui sia una persona già molto, adulta, d'accordo? Per cui alcuni comportamenti molto spesso sono cristallizzati e difficili da scardinare.
D'accordo? Quindi questa è una persona che ha bisogno di tempo. Ora, con l'altra compagna c'è amore? No. Con l'altra compagna ci sono rapporti? No. Con l'altra persona ci sono dialoghi? No. Ci sono momenti di tenerezza? Assolutamente no. Addirittura l'eremita, insomma, da un punto di vista erotico parla anche di problematiche di un certo peso, eh? Quindi non c'è neanche proprio più la volontà, neanche di sfiorarsi. Però a questo punto è chiaro che la nostra domanda è: cosa ci fai ancora al fianco di questa persona? Questo anche nel caso in cui abbia dei figli. Perché sicuramente tra queste due persone ci sono anche forti litigi, ci sono comunque forti incomprensioni. L'eremita parla proprio di uno scollamento tra queste due persone, che quindi i loro stessi figli stanno rilevando. Quindi anche proprio per la serenità dei propri figli forse dovrebbe iniziare, ma in maniera anche più veloce, a riflettere su ciò che sta portando avanti di così comunque instabile, come appunto il rapporto con la compagna ufficiale. Questo è un grave errore, pensare che i figli probabilmente vivano meglio in una famiglia in cui alberghino continue discussioni piuttosto che rispetto a due genitori separati che comunque hanno dei rapporti comunque sereni. Voi sapete che ovviamente, oltre ad essere un'appassionata di tarologia, sono anche una psicopedagogista, e questo è un errore costante, il pensare che i propri figli non recepiscano le difficoltà dei due coniugi. Non è così. Ed è molto più carico di sofferenza un rapporto visto quotidianamente in grave crisi, piuttosto che comunque due genitori che in maniera matura e serena, però ovviamente, comunque vivono serenamente le proprie vite, anche se distanti. Questo purtroppo è un elemento di sofferenza per i propri figli. Quindi anche e soprattutto nel caso in cui questa persona abbia dei figli, un rapporto del genere dovrebbe portarlo a riflettere. Quindi anche in questo questa persona dimostra comunque immaturità, un'incapacità, diciamo, di analizzare anche forse con comprensione, con empatia, ciò che lui sta facendo della sua vita. Cioè questa persona dovrebbe fermarsi a pensare e chiedersi, anche e soprattutto nel caso in cui abbia dei figli: ma i miei figli sono veramente così felici nel vederci insieme, ma litigando ogni giorno? Veramente non recepiscono la distanza, la freddezza, la mancanza di amore tra me e la mia compagna, mia moglie, la mia fidanzata, la mia convivente? O forse sarebbe meglio iniziare a pensare serenamente, di prendere in mano con razionalità e lucidità la propria vita e quindi anche quella dei propri figli, in riferimento a un nuovo futuro. Questa persona inizierà, sta già iniziando, perché questa è una posizione in riferimento, diciamo, al presente o comunque all'immediato futuro. Questa è una persona che sta già iniziando, inizierà a farsi queste domande e a cercare delle risposte. Ma il percorso è lungo, molto lungo. Vediamo ora, ragazzi, in queste ultime 3 posizioni appunto il futuro. Quindi in questa posizione che cosa accadrà ovviamente fra di voi nell'immediato futuro, ovviamente, ragazzi, a prescindere dalle vostre azioni. E qui abbiamo la Regina di Spade. Allora, ragazzi, la Regina di Spade ovviamente non rappresenta la consultante, rappresenta appunto l'intromissione
dell'altra donna. La regina di spade è ovviamente una donna molto attenta, è una donna che controlla, è una donna, diciamo, particolarmente appunto irascibile, quindi è una donna che potrebbe, ecco appunto, di nuovo ritrovarsi a discutere ovviamente con quest'uomo in maniera anche molto accesa, perché ovviamente, come tutti i personaggi di spade, la regina di spade ha la lingua lunga. E attenzione, potrebbe anche aver già scoperto o scoprire ovviamente qualcosa in riferimento alla vostra storia. Quindi questa è una donna che potrebbe o aver già intercettato, diciamo, delle telefonate, o comunque aver scoperto foto, messaggi, o comunque appunto questa donna in, diciamo, in questo momento, o vi ripeto nell'immediato futuro, tenterà in qualche modo di affrontare la questione, perché la regina di spade non ha mezzi termini, quindi agisce e reagisce, però lo farà con toni veramente molto duri e molto severi. Quindi una donna che, soprattutto nel caso in cui vada a scoprire qualcosa in riferimento al, diciamo, rapporto segreto che lui ha avuto con voi, potrebbe, perché la regina di spade rappresenta chi osserva molto, chi controlla molto, quindi gli starà molto con il fiato sul collo, ebbene questa donna sicuramente affronterà la situazione, vi ripeto, a livello proprio verbale, ma vi ripeto, lo farà con, diciamo, ben poca serenità e sicuramente con un atteggiamento particolarmente belligerante. Quindi è una donna che potrebbe usare parole molto dure, è una donna che potrebbe appunto scatenare dei forti litigi. La regina di spade è una donna che vuole vederci chiaro, quindi non è una sciocca, perché parliamo di spade, quindi il mentale è molto importante. È chiaro che però, giustamente credo, a lei non piacerà sapere che il compagno l'ha tradita, anche nel caso in cui ovviamente ad oggi non ci sia più niente tra voi e lui. E quindi questa persona vorrà vederci chiaro e affronterà però veramente, ragazzi, a muso duro, quest'uomo. Quindi questa è proprio una posizione, diciamo, dell'immediato futuro che ovviamente andrà oltre le vostre capacità di controllare la situazione. Quindi purtroppo lui sbaglierà in qualcosa, ve l'ho detto, il matto, rischio, azzardo. Quindi lui purtroppo sbaglierà in qualcosa, magari lascerà il cellulare incustodito, comunque magari tenterà di ricercarvi. Ebbene, questa donna scoprirà qualcosa, o comunque i sospetti diventeranno talmente importanti da indurla a controllare ancora di più, perché ovviamente è proprio un gendarme questa donna, e ovviamente affronterà la situazione a muso duro. Però ovviamente non da regina di coppe, quindi in maniera comprensiva, in maniera empatica. Questa donna lo affronterà a parole dure. Quindi vi ripeto, una donna che ovviamente potrebbe anche scendere, diciamo, a atteggiamenti particolarmente vili, quindi recriminazioni, rinfacciarsi qualcosa, anche piccoli dispetti, ricatti, quindi sicuramente situazioni, diciamo, piuttosto penose che ovviamente lui andrà a vivere. È chiaro che in questo momento un'idea balena nella mia mente. Probabilmente questa persona si merita questa situazione. L'ha portata avanti per troppo tempo, ha pensato di poter fare il bello e il cattivo tempo per troppo tempo, seguendo unicamente l'istinto, vi ripeto, l'egoismo del matto. Ha pensato di poter rischiare troppo, ha tirato troppo la corda questa persona, quindi farà arrabbiare voi, 2 di spade, e lei, regina di spade. Quindi questa persona rischierà di perdere e voi e lei, perché la regina di spade non è una donna innamorata, Ve l'ho detto, la regina di spade è una donna dura, è una donna che agisce con lucidità e con consapevolezza, quelle qualità che non ha lui. Vi ripeto, è una donna che affronterà a muso duro la situazione, rendendosi conto che tra loro non c'è più niente, ma che qui quello che ha sbagliato è lui, perché è lui che si è comportato in maniera disonesta, pensando di poter tirare troppo la corda. Lei lo farà senza peli sulla lingua, Quindi vi ripeto,
sicuramente è lei che cercherà di dare una svolta negativa al loro rapporto, perché lei non ne potrà più. La regina di spade è una donna molto intelligente ed è una donna che giustamente cerca di proteggere il proprio cuore da sofferenze del passato, quindi loro potrebbero già aver, diciamo, passato, in passato appunto, dei momenti di crisi, perché la regina di spade rappresenta chi ha sofferto per lungo tempo. Quindi sicuramente, ovviamente, queste due persone potrebbero già aver affrontato momenti di crisi, essere già stati sul punto, per esempio, di una separazione. Ebbene, ovviamente, queste due persone sicuramente arriveranno ad un confronto, che non sarà solo un confronto, qui sarà anche uno scontro, perché la regina di spade non ne può più, è una donna stanca, è una donna che vuole mettere in primo piano il suo cuore. Il ragazzo obiettivamente ha ragione, perché è lo stesso ragionamento che state facendo voi, che farete voi con questo due di spade, cioè anche voi vi sentirete stanche di questa situazione. Perché obiettivamente, vi ripeto, quest'uomo ha pensato di poter tirare troppo la corda, quindi tra di loro ci saranno delle situazioni particolarmente, diciamo, rischiose, quindi un probabile momento di crisi, a prescindere dai vostri comportamenti, Vediamo ragazzi ora in penultima posizione se ci saranno degli aiuti per quanto riguarda il vostro rapporto, ovviamente da parte del destino. E qui abbiamo ovviamente la carta dell'appeso. Sì, sicuramente qui ci saranno dei cambiamenti importanti, ma ovviamente ragazzi dei cambiamenti che ovviamente, vi ripeto, porteranno comunque ad una certa attesa, perché i cambiamenti ovviamente dell'appeso rappresentano ovviamente appunto delle situazioni particolarmente, diciamo, difficili, importanti e anche un po' dolorose da sbrogliare, per cui obiettivamente questa situazione si andrà ovviamente a risolvere, ma lui dovrà ancora permanere in una situazione di sacrificio, perché ovviamente l'appeso rappresenta il sacrificio. È un sacrificio momentaneo, perché è un momento passeggero ovviamente, però è chiaro che avere questa donna col fiato sul collo che affronterà la situazione a muso duro e ovviamente questi continui, diciamo, litigi porteranno un uomo che ha tanta paura del cambiamento, ve l'ho detto già da inizio stesa, ecco, questa persona si sentirà, diciamo, un po' troppo messa con le spalle al muro e quindi tenderà a temporeggiare un po'. D'accordo? Questa situazione ovviamente lo porterà ad aver bisogno di tempo, ve l'ho detto con la carta dell'eremita, e quindi a temporeggiare, ovviamente in una situazione di sacrificio. Quindi purtroppo diciamo che pur volendovi, perché l'appeso parla comunque di un sentimento che, diciamo, c'è per voi, che se anche comunque non prevederà necessariamente, diciamo, un contatto fisico immediato o come nel passato, quindi dovrà comunque vivere dei momenti di sacrificio, però comunque questo sentimento ci sarà. D'accordo? Un amore magari platonico, un amore vissuto magari sentendosi semplicemente, magari potendosi vedere meno, questo sicuramente, però chiaramente questa situazione andrà a risolversi. La carta successiva, il 12° arcano maggiore, ovviamente è la carta della morte, quindi il cambiamento c'è, però ovviamente ragazzi necessiterà ancora del sacrificio, proprio perché c'è questa regina di spade. Cioè questa donna scoprirà qualcosa, se non addirittura tutto, e affronterà la situazione, gli starà addosso. Questa donna vuole la verità, cercherà la verità e cercherà di estorcergliela in tutti i modi. Questa è una donna che non ha paura della lotta, non ha paura del conflitto, quindi sicuramente lui si sentirà, vi ripeto, messo con le spalle al muro e di conseguenza vivrà ancora una situazione di, diciamo, difficoltà, perché lui, stando lontano da voi, sta male, perché la carta dell'appeso è una carta di sacrificio, cioè questa persona vi vuole bene, però in questo momento è una persona che, diciamo, deve affrontare un percorso evolutivo più grande di lui ed è soprattutto una persona che sino ad ora ha vissuto l'amore in questo modo, in maniera superficiale, in maniera discontinua, in maniera incostante, in maniera fortemente egoistica. E soprattutto avrà questa donna con il fiato sul collo, pronta tranquillamente alla belligeranza, quindi sicuramente sarà un momento di difficoltà per quest'uomo, non affronterà un bel periodo, anzi sicuramente no,
quindi è una persona che dovrà ovviamente temere più fronti di guerra. Questa è una persona che ovviamente dovrà impegnarsi molto, soprattutto ovviamente per risolvere le questioni più importanti. Quindi ancora qualche settimana, anche magari un paio di mesi di, diciamo, difficoltà per quanto riguarda il vedervi, magari il sentirvi, proprio perché deve prestare attenzione, ma per lui sarà un grande sacrificio, perché ovviamente il 12° arcano parla di amore, un amore che purtroppo all'inizio non può ancora prevedere, diciamo, ecco, un contatto fisico diretto, se non altro come lui vorrebbe vedervi subito, ve l'ho detto, con il 3 di bastoni, però sa che deve aspettare per lui. E per lui sarà un'attesa veramente difficile da accettare, perché l'appeso parla del dolore, della sofferenza e, vi ripeto, appunto del grande sacrificio. Ora vediamo appunto in ultima posizione appunto che cosa accadrà tra voi e questa persona. Carta molto bella, qui abbiamo, ragazzi, la carta della giustizia. Allora, la giustizia parla di pace, parla di riappacificazione, parla sicuramente di un rapporto ovviamente che riprende e riprenderà anche su basi molto diverse, perché la giustizia parla finalmente di maturità, parla di una situazione ovviamente molto positiva. La giustizia parla ovviamente di comunque un guardarsi dentro, finalmente, come vi dicevo con l'eremita, questa persona inizierà proprio questo percorso appunto di maggior saggezza, di lucidità, comunque anche di scelta e decisione. Ovviamente la giustizia parla di scelte e parla di decisione, quindi sicuramente questa persona sceglierà e deciderà, ovviamente per quanto riguarda la propria vita. La giustizia parla anche di un rapporto che viene legalizzato, ovviamente però, ragazzi, in questo caso le tempistiche sono di nuovo lunghe. Ve l'ho detto con la carta dell'eremita che assieme alla temperanza e alla giustizia sono le carte ovviamente più lunghe. Ve lo confermo, quindi questa persona tornerà sicuramente da voi, questa persona lo farà a ragion veduta, sicuramente dopo essersi guardata dentro o comunque, diciamo, a processo già iniziato. Però è chiaro che, come vi dicevo con l'eremita, questo percorso sarà molto lungo, questa persona dovrà decidere obiettivamente sul da farsi. E quindi ovviamente questa persona dovrà anche prendere posizione in riferimento ovviamente al suo rapporto con la compagna ufficiale. Soprattutto, vi ripeto, nel caso in cui abbiano dei figli, queste decisioni saranno molto dure e molto dolorose, perché la carta della giustizia è una carta severa, quindi è una carta che porta sicuramente al dover fare i conti con la propria ovviamente coscienza. Sicuramente questa persona riceverà parole non proprio, diciamo, di lode da parte della compagna ufficiale e anche delle famiglie ovviamente rispettive, quindi anche della sua stessa famiglia di origine, che potrebbero criticare molto le sue scelte, perché la giustizia parla anche di questo, quindi comunque, diciamo, della riprovazione anche sociale in riferimento a quello che questa persona ha fatto. Attenzione che la giustizia parla anche della scoperta eventuale di un tradimento, quindi comunque il fatto che tra di voi ci sia stato qualcosa, ecco, potrebbe diventare, diciamo, di dominio pubblico. Comunque la compagna ufficiale sicuramente scoprirà qualcosa e probabilmente anche i familiari sia di lui che di lei, quindi ci sono ripetuti scontri, potrebbero esserci litigi, ma sicuramente tutte situazioni che alla lunga porteranno ad una vera e propria presa di posizione e anche, vi ripeto, alla necessità di ovviamente parlarne con voi in riferimento proprio ovviamente alla possibilità di sciogliere il rapporto con la compagna ufficiale ed eventualmente iniziare qualcosa di ufficiale con voi. Però, ragazzi, ve lo ripeto, attenzione alle tempistiche, perché la carta della giustizia ha tempistiche veramente molto lunghe. La carta della giustizia parla sicuramente di un successo che voi otterrete, un successo però ottenuto con grande pazienza, prudenza, cautela, comprensione, intelligenza. Cioè voi dovrete ovviamente, se vorrete, cercare di comprendere sicuramente molto anche questi momenti di difficoltà che lui andrà a affrontare e li andrà a affrontare, ve l'ho detto, con la carta della giustizia. Sicuramente le tempistiche non parlano di qualche settimana, sono tempistiche lunghe che possono ovviamente parlare anche di diversi mesi. D'accordo? Quindi questa persona sicuramente dovrà cambiare molto
del suo futuro e molto anche del suo presente, partendo da un esame di coscienza profondo anche in riferimento ai suoi stessi errori che lui ha compiuto con voi e con la compagna ufficiale. Vi ripeto, la carta ha effetti molto lunghi, addirittura da 3 mesi sino addirittura ad 1 anno, quindi sicuramente la situazione diventerà chiara, la situazione comunque prenderà una piega positiva ovviamente per voi, ma è una carta che parla in particolar modo del periodo autunnale, anche perché ovviamente è legata al segno zodiacale della Bilancia, di conseguenza sicuramente le tempistiche diventeranno piuttosto lunghe. Nel frattempo chiaramente questa persona, vi ripeto, vi ricercherà, questo sicuramente. Quindi tornerà ovviamente l'armonia e l'equilibrio fra di voi dopo un periodo burrascoso, definizione tipica ovviamente della carta della giustizia. Qual è il periodo burrascoso? Ovviamente il periodo dell'appeso, quindi sicuramente tra di voi tornerà l'armonia e ovviamente voi aiuterete anche questa persona nei momenti di grande difficoltà, perché vi ripeto affronterà momenti di grande crisi, tipico della carta della giustizia. Quindi sicuramente la giustizia parla anche della fine benefica di un rapporto, quello che veniva consigliato ovviamente dall'arcano del mondo, un divorzio lungamente atteso e la liberazione da un legame soffocante e indesiderato. Per il momento c'è l'appeso, quindi nell'immediato futuro questa persona dovrà ancora pazientare. Poi la carta della giustizia rappresenta proprio, vi ripeto, un divorzio lungamente atteso, la liberazione da un legame che lui non vuole più, che ha sempre vissuto come soffocante, come sacrificato, quindi sicuramente questa persona realizzerà i suoi desideri di libertà e anche d'amore con voi, ma qui le tempistiche sono veramente molto lunghe e soprattutto parla comunque anche del dover affrontare momenti di crisi. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che arriverà all'onestà, perché la giustizia parla del rivelare la verità, quindi tutto ovviamente verrà a galla, anche le sue stesse responsabilità, dovrà prendersi le responsabilità di quello che ha fatto, però vi ripeto, con voi parla di pace, quindi del ritorno di un periodo armonico con ovviamente voi. Questa persona dovrà chiedere scusa anche a voi, perché la carta della giustizia parla anche di questo. Quindi comunque anche della riparazione, del recupero del rapporto con voi, perché questa persona dovrà impegnarsi anche con voi, perché vi ripeto che questa persona rischierà di perdere anche voi, ma nonostante i tempi lunghi è una carta di realizzazione. Quindi l'esito è assolutamente favorevole alla domanda ovviamente della stesa. D'accordo? Parla proprio della liberazione da un legame soffocante. Per il momento, vedete, c'è ancora l'obbligo, comunque il sacrificio in riferimento a questa regina di spade. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona imparerà finalmente alla buon'ora ad agire secondo giustizia. Lo farà agendo in maniera pulita e finalmente liberandosi da un impegno che ormai veramente lo stavano soffocando. D'accordo? Questa situazione però ovviamente, vi ripeto ragazzi, parla di tempo, tempistiche molto lunghe. Come vi ho detto a inizio stesa, ovviamente poi dipenderà chiaramente da voi decidere che cosa fare ovviamente di questa storia. Voi sapete che gli arcani, così come anche le sibille ovviamente, rappresentano un mezzo per permettervi un'attenta riflessione ovviamente della situazione, quindi per anche guardare dentro voi stesse, quindi spetterà a voi la decisione ultima se accettare delle tempistiche ovviamente così lunghe oppure se obiettivamente iniziare veramente però a prendere in mano la vostra vita e a procedere ovviamente per il vostro cammino, a prescindere da quello che farà questa persona, perché questa persona tornerà, ve l'ho detto, è una carta di riappacificazione, però ovviamente ancora qualche momento diciamo di crisi, di tensione, ovviamente dovuto a questo rapporto che lui ovviamente fa fatica in questo momento a sciogliere, soprattutto questa regina di spade che ovviamente lui deve tenere in qualche modo a debita distanza dalla sua reale, diciamo, progettualità nei vostri confronti. D'accordo? Però comunque una carta dall'esito molto positivo e soprattutto, come è tipico ovviamente dei tarocchi, è una stesa che prevede un'evoluzione interiore in ovviamente questa persona che deve esserci
perché la vita di ciascuno di noi, ragazzi, evolve, anche la sua, ovviamente, diventando finalmente una persona adulta, Quindi dal matto passiamo alla giustizia, attraverso ovviamente la fase dell'appeso, quindi del sacrificio. Dunque, ovviamente, ragazzi, questa stesa termina qui. Come sempre, ovviamente, spero di esservi stata d'aiuto, ovviamente, il più possibile. Nel frattempo, ovviamente, come sempre, mi raccomando, mettetevi sempre come priorità. Cercate di dare valore ad ogni singolo istante della vostra vita. Ricordate che voi avete un enorme valore e soprattutto, ovviamente, avete diritto alla felicità. Non dimenticatelo mai, ragazze. Avete diritto ad essere felici. D'accordo? Quindi cercate la vostra felicità, a prescindere da quello che faranno gli altri e dalle decisioni degli altri. Andate avanti per la vostra vita, è troppo preziosa. D'accordo? Dunque, come sempre, forza, coraggio, determinazione, buona fortuna e ovviamente a presto.